Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Vogliamo un rapporto specifico e un peso speciale, dissero. Un rapporto speciale, peso specifico, semmai. Hai sentito bene la prima volta. Rapporto specifico e peso speciale. E che mi sta a significare? Che bisognerebbe essere un tantino più aperti mentalmente, accettando così quello che sono le caratteristiche psicosessuali di chi bussa alla tua porta. Chi dovrebbe bussare alla mia porta a quest'ora di notte? E quando abbiamo deciso che è notte? Beh, è tutto buio. Non scordare che un buio non fa notte, Non fa primavera. nemmeno primavera. Prendi l'eclissi di sole o prendi il freddo quando sul calendario dovrebbe fare caldo. Ma quelle sono eccezioni. E se tutto questo fosse un'eccezione? Tutto questo cosa? Io e te, qui. Troppo lungo per essere un'eccezione. Oggi è il turno di una coppia che, per quanto ne so, ha una situazione un po' particolare. Di certo non mi preoccupa. È un nuovo giorno, una nuova sfida. Questo è per te, amore mio, per il tuo compleanno e per la tua femminilità speciale che c'hai. Alla donna più bella del mondo, alla mia gnocchina, alla mia palettina, alla mia dolcina, alla mia fiorellina, alla mia gladiatore, Alla mia gladiatore. alla mia seggiolina, alla mia poltroncina, alla mia zuccherina, Stop, basta. alla mia stoppina, alla mia gladiatorina. Basta. Dammi un bacino. No, no, da lontano. Da lontano con la mano. Sì. Lo prendo, lo metto in tasca, anzi prima te lo faccio vedere, così. Tu dovresti avere un po' di stupore. Stupore c'è? Sì, lo metto in tasca. Beh, questo lo uso dopo. Tocca a te. Tocca a te. Ah, sì, giusto. Segui il copione, no? E dove mi porti di bello? Dove? Più sentito il dove. E Se no- dove mi porti di bello? Sì, da aggiustare però. Ti porto sul ciglio di un burrone dove si sogna ad occhi chiusi. Poi io ti prendo la mano, ti porto al bordo del letto, Bordo? eh sì, andiamo insieme, Sì. e poi ci sei tu. Sei tu quel soffio di vento che mi farà volare? E poi io ti soffio con la bocca così. Oh. Più o, più o, Oh. più o, più o. Oh. E no, è più o. Capito? Ci sono le fasi di questo corteggiamento, no? Se non lo facciamo per bene, l'amore non va. E quindi, questa è la terza fase, tu ti adagi. Adagiati. Vediamo come ti adagi. Oh. Con un H in più. Oh. Meglio. Secondo me puoi fare meglio. Oh. Ma non lo stai sentendo. Capito? Deve essere più sentimentale, più... Oh. Ci dovresti mettere un'altra O e un H alla fine. Perché, vedi, c'è scritto pure qui. Oh. Troppo! Meno O e più O. Così O. E ti butti. Capito? Perché se tu non mi segui il copione, questo corteggiamento non funziona. Siamo già alla terza fase. O. E buttali. Così. Poi devo rendere l'habitat confortevole, devo sistemare tutte le cose, tu ti devi adagiare così. Sì. Gambe ad angolo, usiamo il goniometro. Perché dobbiamo vedere se l'angolo è preciso. Come lo usi, scusa? Il gonio poi ti faccio vedere, non ti preoccupare. Poi devo usare pure la bilancia, ti devo vedere il peso delle mani. Guarda, tu la metti qua, metti la mano qua. Adagio meglio, così, girata, così, vedi? Se la taro, perché non va?
Un balacazzo della bilancia però. Vabbè, andiamo avanti, poi la sistemiamo. Sicuro Sì, della... sì. Poi ti cacciano tutti questi anelli, perché se no lo facciamo. E poi io prendo questo foulard e lo metto qua. Così. Sì. E poi la quarta fase è finita. Ah! Ah! Questo è per te, amore mio, per il tuo compleanno e per la femminilità speciale che c'hai. Mm? Alla donna più bella del mondo, alla mia gnocchina, alla mia palettina, alla mia zuccherina, alla mia gladiatore, Il gladiatore? alla mia gnocchina, alla mia seggiolina, alla mia poltroncina, Adesso sto. alla mia stoppina, alla mia zuccherina. Basta. Dammi un bacino. Questo è per dopo. Dammi un bacino. Per dopo. E dove mi porti di bello? Ti porto sul ciglio di un burrone dove si sogna ad occhi chiusi. Sei tu quel soffio di vento che mi farà volare? Oh! Ah! 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 Amore? Che c'è? C'è qualcosa che non va. Come se mancasse qualcosa. Abbiamo fatto tutto. Ma mi pare di sì. La poesia era tutta giusta. Ormai la declamo in automatico. E nel bacio hai messo la mano bene. Secondo te, la forma della mia mano è come il cucchiaio dei cereali quando mi ho mangiato il latte? Come sei romantico, è vero. Aspetta, il vento era diverso. Ma che cosa stai dicendo? Forse le tue mani sono più pesanti del solito. Ma non è che mi sarà ingrassata? No! Io sono impeccabile, nel mio corpo è un tempio. Sono queste cose che prendi su internet che non funzionano bene. Non va bene, non va bene per niente. Chiamiamo una sessuologa. sessuologa.
Oggi è il turno di una coppia che, per quanto ne so, ha una situazione un po' particolare. Di certo non mi preoccupa. È un nuovo giorno, una nuova sfida. Però lei me la immaginavo leggermente diversa. Dottoressa, e quindi siamo venuti da lei, solo lei può aiutarci. Non vi preoccupate. Troveremo la soluzione a ogni cosa e tornerete come nuovi. Dottoressa, dove abbiamo sbagliato? Io lo sapevo che quando una coppia non va le cose per bene, poi ci sono problemi, che si allargano a macchia d'olio e poi ci si odia. Ok, intanto è macchia d'olio. Quindi sarebbe che ci si odia? Ok, lasciamo stare queste frasi ora. Ditemi, avete provato qualcosa di nuovo? Dottoressa, ma è pazza? Allora non ha capito niente, non sia mai. Vogliamo un rapporto specifico e un peso speciale. Ok, a parte di questo peso specifico. Speciale, no specifico. Ok, speciale. Quindi, raccontatemi un po' di voi, per esempio, i vostri preliminari. Come vi avvicinate uno all'altra? Beh, avrei stilato personalmente le 5 fasi, con i relativi nomi. Ehi, non mi piace io. Beh, inizia con una poesia. Sì? E inizia così. Questo è per te, amore mio, per il tuo compleanno, per la tua femminilità speciale che c'hai. Alla donna più bella del mondo, alla mia gnocchina, alla mia polpettina, alla mia dolcina, alla mia fiorellina, alla mia gladiatorina, alla mia seggiolina, alla mia poltroncina, alla mia zuccherina, e lei dice adesso stop e io le dico stoppina, gladiatorina e lei basta. Ok, io ho capito, ma secondo voi questa specie di rito vi può aiutare? Mancano le altre fasi. Quale fasi? Le 5 fasi per il raggiungimento del piacere. Ad esempio, dottoressa, Sì? senta e goda. L'affondo è esso stesso il piacere stesso. I nomi li ho scelti io. Sentite, io credo che magari... Dottoressa, non le piacciono i nomi? No, i nomi sono molto originali. Hai visto? Te l'avevo detto che mi sarebbero piaciuti. Mania, non interrompere sempre la dottoressa. Sì. Ma stai zitto, sono stufa, sempre a dirmi quello che devo fare. Io non sono la bambola gonfiabile di nessuno. La bambola, magari. Vedi, anche la dottoressa pensa che io sia una bambola gonfiabile. Dottoressa, lei pensa che io ultimamente sia ingrassata? Ma che ne so io, è la prima volta che ci vediamo. Lei ha detto che sono una bambola. No, io ho detto la bambola gonfiabile. Senta, Comunque. dottoressa, io non sono la bambola gonfiabile di nessuno. Io sto molto attenta a quello che mangio. Amore, stai calma però. Capita a tutti di ingrassare in forti periodi di stress emotivo. Io stressata. Hai le mani cicciottelle. E allora? Ma Io ti amo lo stressata ci stesso. vai a dire alla dottoressa. E che c'entro io ora? Ma ci vai a dire alla dottoressa stressata? È da prima che si innervosisce perché non riesce a trovare una soluzione al nostro problema, dato che non fa un vero lavoro. Dottoressa, la perdoni, non sa quello che dice. Va bene, io posso capire. Queste reazioni del genere sono molto normali. Comunque, Mania, la domanda è, lei ha mai avuto un orgasmo? Che ne so, era tutto buio. Oddio santo. E perché? Poverino. Ma poverino chi? Santo, è una così brava persona. Chi è Sì, santo? Santo e Marilu, una bravissima coppia. Ci vediamo ogni weekend per una pizza. Santo... Ma come ci siamo finiti a Santo e Marilu? Lei ha detto che odia Santo. No, ma siete veri? Sembra uno scherzo di cattivo gusto. Dottoressa, però cerchi di capire. Stiamo affrontando un momento di forte crisi. Io posso capire, ma non potete andare così a esaurire la gente. Senta, dottoressa, penso di aver trovato una soluzione al nostro problema riguardo a quello che ci ho detto prima. Ossia? Potremmo accendere la luce. Ma lo sai che è un'ottima idea? Dottoressa, grazie. Ero molto scettico, ma non pensavo io non ho potesse fatto niente. funzionare. Grazie. La consiglieremo Arrivederci. sicuramente ad amici e parenti. Cara dottoressa, volevo ringraziarla tantissimo per quello che ha fatto per noi.
Io e mia moglie col tempo abbiamo fatto un sacco di progressi, specialmente nell'ultimo periodo, che come potrà vedere dalla foto, il suo metodo è risultato più sorprendente del previsto. Guardi che pancia a mia moglie! Da notare la pancia nella foto. Non posso fare a meno di immaginarmi la moglie di Piergenzo come quando mi ha raccontato di lei per telefono. Un'immagine indelebile che va contro l'immagine che propone la realtà. Mi rendo conto che non è facile quello che fa lei, parlare di sesso, quando lei magari il sesso neanche lo fa. Ma non si preoccupi, prima o poi troverà qualcuno. Io e mia moglie ne siamo sicuri. È un po' cinica, ma comunque è una bella donna, non demorda. Un abbraccio specifico, ma anche un po' speciale dei suoi pazienti preferiti, Piergenzo e Mania.